Buonasera amici, bentrovati ad un altro appuntamento di Storie in Blues. Parliamo non solamente di un musicista in particolare oggi, di una storia di un blues, ma di una categoria di personaggi che spaziava tra il jazz e il blues. Gli chansonnier non erano solamente francesi, i cantanti passional, per così dire, non erano esclusivamente cantanti di tango o di musica ispanica, ma c'era una sottigliezza molto importante prima di arrivare a questa tipologia di cantanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like, lasciare un commento e vediamo di cosa si tratta. I cosiddetti cantanti confidenziali, come dicevo in prefazione, non erano solamente gli chansonnier francesi oppure quei cantanti legati alla musica ispanica in genere, ma c'erano altri personaggi che anche prima di questi che abbiamo appena menzionato utilizzavano quel tono diverso di cantare, confidenziale appunto, leggero, e una cosa che nacque subito dopo la Grande Depressione, dopo il 1929, ci fu quel grande crack finanziario, tanta gente ridotta sul lastrico e chiaramente quando c'è una situazione negativa del genere dal punto di vista sociale poi c'è subito un cambiamento, ci sono delle innovazioni chiaramente non solamente a livello economico ma anche a livello sociale e culturale. Nei primissimi anni 30 infatti Bing Crosby scelse una tecnica di canto un po' diversa. Innanzitutto chiese un microfono sul palco. Fino all'epoca si cantava chiaramente in acustico, c'era l'orchestra e davanti a tutti, come vi ricordavamo già nei volumi delle Jazz Blues Band, e la tecnica di far uscire meglio l'audio, la tecnica per focalizzare al massimo la voce del cantante o quella dei singoli strumenti tenendo conto dei volumi, era già stata caratterizzata nel Dixieland e nella musica di New Orleans, dove abbiamo fatto appunto un video specifico che lascerò chiaramente in descrizione. Chiaramente il cantante in questa disposizione sonora era davanti a tutti, molto davanti agli altri, perché chiaramente poi se fosse stato dietro l'orchestra o di fianco all'orchestra la voce non si sarebbe sentita. Se poi uno canta con voce suffusa, confidenziale, come faceva Bing Crosby, chiaramente anche stava davanti all'orchestra, molto davanti all'orchestra, la voce non sarebbe arrivata. È per questo motivo che si fece montare un microfono e lì cominciò a sussurrare parole durante le sue esecuzioni. Non era solamente Bing Crosby, ma c'era anche un altro personaggio molto importante che era Leroy Carr, l'autore di How Long Blues per intenderci, un personaggio che pianista andava in combinata con un chitarrista come Scrapper Blackwell e anche lui fu inserito proprio in questa categoria fondamentale, i cosiddetti crooner. I crooner erano i cantanti confidenziali che si trovavano sia nel jazz sia nel blues. Poi questa tematica, questo modo di cantare, di porsi, venne anche utilizzato fuori dagli Stati Uniti e da lì nacquero appunto i chansonnier, nacquero tutte quelle altre categorie di cantanti che usavano la confidenza, quasi di sussurrare al microfono o quasi all'orecchio dello spettatore determinate parole per dare chiaramente più enfasi, per dare un tono molto molto differente. Ma grazie a Bing Crosby, poi Leroy Carr ci fu proprio una moda, una mania vera e propria che già alla fine degli anni 40 fu ripresa da tanti altri artisti come Dean Martin, Perry Como e fino ad arrivare poi alla fine degli anni 50 dove anche Frank Sinatra utilizzava questa tecnica, che poi alla fin fine non è mai passata di moda perché poi è stata ripresa a più pari anche in Europa, chiaramente dai cantautori o dai cantanti, dagli esecutori di seconda generazione, quelli degli anni 60 appunto fino ai primissimi anni 70, dove anche degli artisti italiani cantavano con questa tecnica chiaramente molto vicina al discorso swing, al discorso jazz, al discorso blues. Però c'è qualcuno che ancora incide utilizzando queste tecniche e per esempio il patron dei Griffith, Seth MacFarlane, che non è solamente un regista oppure un editatore di cartone e roba varia, è anche un cantante, e ha inciso nel 2016 un disco che si intitola Full Swing dove lui utilizza chiaramente questa tecnica. Chiaramente Seth MacFarlane non è nuovo a queste cose perché basta vedere i vari episodi dei Griffith e si capisce che c'è sempre lo swing, c'è il jazz, c'è il blues dietro a tutte le varie loro gag comiche con
annessa orchestra, chiaramente anch'essa a cartoon, dove vanno a riproporre dei classici oppure a cantare quello che sta succedendo nel cartoon stesso, utilizzando delle tecniche proprio simili a quella dei crooner. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, bye bye, buona musica!